Amici di Media Boarding, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E questa volta il benvenuto ve lo diamo da una gemma nascosta nel cuore della Sierra Nevada. Siamo infatti nella California centro-settentrionale e in particolare sulle rive del Lake Tahoe, un lago alpino, il secondo lago alpino più grande del mondo dopo il famoso Titicaca in Perù. Siamo infatti a quasi 2000 metri di quota, in particolare 1897 metri e qualche spicciolo, però in questa particolare situazione ambientale siamo venuti a scoprire questa, appunto, quella che abbiamo già definito una gemma, ovvero l'Emerald Bay. È una baia molto piccola, si fa per dire, naturalmente piccola secondo le misure americane, bellissima, in cui veramente, pensate, qui la gente fa la fila per venirla a vedere. Qui alle 7, 7 e mezzo la mattina è già quasi impossibile venire se non si prende alternative di mezzi pubblici eccetera, perché i pochi parcheggi sono già pieni e niente, la gente viene perché si gode questo paesaggio che lo vedete anche voi, meraviglioso. C'è chi nuota, da sottolineare che l'acqua non è affatto calda, anzi è molto fredda, però la gente nuota lo stesso, si fanno molte attività acquatiche, c'è chi pesca, c'è chi va in canoa, insomma molte attività di natura sportiva. E noi non possiamo far altro che invitarvi a vedere questo posto meraviglioso, perché è di una tranquillità incredibile e soprattutto circondato da monti con questi colori stupendi e questa anche posizione molto particolare a cavallo tra California e Nevada. Ma del lago vogliamo parlarvene a parte, anzi seguiteci, proprio perché diciamo è una delle nostre cose, dei nostri viaggi di cui vi vogliamo parlare. C'è molto da dire anche per quanto riguarda le curiosità di quest'area, e quelle sono le curiosità che la rendono ancora più interessante, ovvero innanzitutto la vicinanza. Qui si parla veramente di alcune decine di miglia, quindi siamo veramente a due passi dai parchi nazionali della California più blasonati, come Yosemite National Park e come il Sequoia National Park. Questa vicinanza si vede molto bene anche dalla presenza della flora e soprattutto della fauna, perché va ricordato che da queste parti ci sono moltissimi orsi. Ci sono moltissimi cartelli, moltissimi inviti a non lasciare in giro avanzi di cibo o cose del genere, perché potrebbero risultare alla fine anche pericolosi, non solo per noi ma anche per loro stessi. Da dire anche che diciamo, la parte fuori strada è molto sviluppata, perché ci sono molte escursioni che hanno bisogno di parecchio impegno. La stessa escursione che noi stiamo facendo in questo momento prevede anche una parte di salite e discese non proprio indifferenti, motivo per cui stiamo utilizzando anche un'auto fuoristrada a 4 ruote motrici, che in questo caso non è proprio da disprezzare. Ecco, vanno sicuramente aggiunte alcune curiosità che ci piacerebbe appunto raccontarvi. La prima è che l'Emerald Bay, quindi la baia di Smeraldo, nome più che appropriato visto il colore dell'acqua e del tutto il verde che ci circonda, è un parco statale della California, che non ha assolutamente niente da invidiare ai più blasonati parchi nazionali. Tra le curiosità va segnalato che proprio qui vicinissimo a noi, dove stiamo parlando in questo momento, c'è una casa, pensate un po', di stile vichingo, fatta costruire circa un secolo fa da una evidentemente milionaria dell'epoca, che rimase colpita dalle case viste al di là del circolo polare artico in Norvegia o in Lapponia o cose di questo genere, e ne fece riprodurre una in stile perfettamente nordico, proprio nell'ambito di questo paesaggio che invece è chiaramente di stile californiano. Con questo è tutto, e dall'Emerald Bay, dal Lago Tahoe
e dalla California. Arrivederci, a presto.